Oggi parliamo di orsi. Come sempre, grazie per essere di nuovo qui, grazie ai nostri abbonati, grazie ai nostri Patreon, grazie ai nostri iscritti e a chi semplicemente ci segue e condivide i nostri contenuti. Tutte le vostre azioni sono utili a sostenere l'attività della Fara, che per chi ci conoscesse da questo video non è solo quella delle registrazioni online, ma anche la ricostruzione, soprattutto la ricostruzione dei corredi funerari longobardi, il loro utilizzo per la didattica e il progetto di archeologia sperimentale che abbiamo qui in un bosco qui vicino. Vi lascio in descrizione la playlist ricostruttiva dove stiamo tentando di ricostruire un villaggio longobardo con tecniche dell'epoca. Tra l'altro nelle prossime settimane seguiteci perché comincia la stagione rievocativa ricostruttiva. La prima uscita sarà al parco Livelet in provincia di Treviso, dove all'interno di un contesto ricostruttivo in realtà preistorico ci sarà un evento multiepoca e quindi ci saranno ad esempio gli amici dei Sulis Astorg che si dedicheranno alla didattica ricostruttiva legata al mondo degli antichi veneti e noi al mondo longobardo, le strutture del villaggio di Età del Ferro e poi anche un'associazione locale che invece si occupa del costume novecentesco delle vallate. Quindi se ci volete venire a trovare, ci trovate lì il 21 maggio durante tutta la giornata dalle 10 alle 17-18 circa, ok? Bene, torniamo all'argomento di oggi. Abbiamo detto parliamo di orsi. Come mai? Beh, un po' perché ultimamente i fatti di cronaca hanno riportato l'attenzione comune appunto agli orsi, ai loro attacchi. Non entreremo qui nel caso specifico, cioè nell'attacco subito da un corridore a opera di un orso che è costata la vita al corridore stesso. Tra l'altro, man mano che le settimane passano, sembra anche che le indagini su quale orso abbia attaccato il corridore siano un attimo da rivedere, quindi a maggior ragione non entreremo in questo argomento, visto che poi non è l'argomento che può interessare chi segue un canale sui Longobardi. Parleremo però del rapporto fra l'Alto Medioevo e gli orsi, perché appunto se adesso improvvisamente si parla così tanto di orsi, della loro convivenza con gli uomini, del pericolo degli attacchi e sembra quasi che sulle nostre montagne gli orsi non siano mai esistiti fino alla reintroduzione, in realtà la storia ci dice delle cose diverse, ci dice di un rapporto che si è evoluto nei secoli e di un rapporto particolarmente simbolico proprio nel periodo alto medievale. Prima di iniziare ad approfondire l'argomento, allarme svarione. Con allarme svarione voglio solo dire che mentre normalmente i nostri contenuti si rifanno principalmente o al materiale archeologico e alla cultura materiale oppure a quello storiografico, oggi entriamo in un campo dove la storia, lo studio della storia e le ipotesi antropologiche si mischiano e quindi metto in allerta voi che mi ascoltate con appunto un allarme svarione. Questo non vuol dire che quello di cui stiamo parlando non sia documentato o basato su fonti, anzi come sempre troverete in descrizione la bibliografia per approfondire, ma l'approccio è meno materiale e più intellettual riflessivo. Ora, veniamo a noi. Secondo alcune teorie, l'orso è stato nel passato preistorico dell'essere umano addirittura un primo dio, una prima impersonificazione della natura e della sua potenza, che però fosse più vicina all'uomo per somiglianze fisiche. In particolare alcune teorie antropologiche vorrebbero che il fatto che l'orso cammini su due zampe, il fatto che in testi molto più tardi si faccia riferimento a come si accoppi alla maniera degli umani e non degli animali. Ecco, tutti questi aspetti umanizzanti, uniti però a una esistenza solitaria, a una grande potenza fisica, l'abbiano reso appunto una specie di divinità per le popolazioni preistoriche. In realtà è aperto il dibattito su questa teoria, ma noi ve la portiamo perché è il primo passaggio storico nell'affrontare l'immagine dell'orso. Poi incontriamo il periodo classico. Il periodo classico, se vogliamo, somiglia più alla nostra contemporaneità di quanto non gli rassomigli il periodo alto medievale.
Perché? Perché nel contesto della romanità la natura selvatica era stata in effetti messa ai margini, era misconosciuta dalla società cittadina e dalla vita cittadina che era il fulcro dell'identità romana. Sembra infatti, dagli studi che sono stati portati avanti proprio su questo argomento, che nel periodo romano classico e imperiale la figura dell'orso venga relegata a un contesto quasi giocoso, scherzoso, legato alla stranezza, alla mirabilia, addirittura messo ogni tanto in ridicolo, anche se parallelamente lo si riconosce ancora come una potenziale belva feroce, viene addirittura allevato in alcuni casi da alcuni imperatori, però sembra essere completamente slegato dal suo contesto di vita. L'orso viene portato all'interno della civiltà cittadina romana e in esso si snatura e viene, diciamo, addomesticato, quantomeno nei significati metaforici che questa figura porta con sé. Arriviamo quindi all'Alto Medioevo. L'Alto Medioevo è un'epoca in cui invece il selvatico, il bosco, l'incolto la fanno da padrone. Ne abbiamo già accennato, c'era stato un grosso calo demografico lungo i secoli, poi a noi che interessa l'Italia longobarda c'era stata tutta la grande piaga della peste giustinianea e delle guerre greco-gotiche e in generale comunque la diffusione dell'orso era maggiore di quella che non sia oggi. Era più diffuso in territori dove oggi non ci si aspetterebbe di vederlo ed era diffuso con numeri maggiori di oggi nelle zone in cui anche adesso ci aspettiamo di incontrarlo. Ma allora, in quest'epoca in cui il selvatico è così vicino all'uomo, com'era la visione dell'orso per la società altomedievale? Beh, una impressione negativa, e non vuole essere un giudizio di valore, o meglio, personalmente ho un giudizio di valore negativo, ma intendo dire che l'impressione ci viene resa come a un negativo fotografico, arriva da una delle azioni volute da Carlo Magno alla fine dell'VIII secolo. Prendiamo al riguardo, per citarla, un libro meraviglioso che se siete interessati all'argomento dell'orso vorrete sicuramente, se non avete già, e che ovviamente troverete in bibliografia, ed è L'orso, storia di un re decaduto. In questo saggio viene analizzata la figura dell'orso attraverso l'epoca medievale e in particolare si tende a sottolineare come appunto da figura preminente dell'immaginario germanico-europeo, da diciamo re della foresta, venga progressivamente declassato fino a essere sostituito con l'animale esotico che è il leone, ma anche più rassicurante perché appunto estraneo alla fauna locale ed estraneo probabilmente a quei culti di cui abbiamo parlato per l'epoca preistorica, ma che dovevano avere, come vedremo, ancora una permeanza di significato nel mondo germanico pagano. Leggiamo quindi questo passaggio che parte proprio dall'introduzione di questo testo. Carlo Magno fu il peggior nemico dell'orso che l'Europa abbia mai conosciuto? Lo storico ha il diritto di porsi questa domanda, perché durante il suo regno i massacri di questo animale furono numerosissimi. In Germania, in 2 occasioni, assunsero addirittura un andamento sistematico. Nel 773 e nel 785, in entrambi i casi dopo una serie di campagne vittoriose contro i Sassoni. Certo, con ogni probabilità il futuro imperatore non uccise mai personalmente un orso, anche se, a detta dei cronisti, fu un cacciatore straordinario. Ma i suoi soldati, agendo dietro suo ordine, si abbandonarono a battute di caccia distruttive e a vasto raggio, nella foresta della Sassonia e della Turingia. Veramente, all'epoca, i nemici dell'orso non erano tanto Carlo Magno e le sue truppe, quanto i vescovi e gli ecclesiastici, che li circondavano. Furono loro a chiedere guerra al più forte animale presente sul suolo europeo e a decidere che fosse sterminato, almeno in terra germanica. L'autore si spinge poi più avanti, ve ne leggo ancora un paio di righe, perché poi sono gli argomenti su cui la nostra curiosità di appassionati del mondo longobardo si può fare più accesa. Verso la fine dell'VIII secolo, in tutta la Sassonia e nelle regioni circostanti, l'orso veniva talvolta venerato come un vero e proprio dio e fatto oggetto di rituali che potevano assumere forme frenetiche o demoniache, soprattutto tra i guerrieri.
Era assolutamente necessario sradicare tali credenze per convertire quelle popolazioni barbare al cristianesimo. Quindi, come vedete da questa rapida introduzione, la figura dell'orso nel mondo germanico viene intesa in maniera assolutamente eccezionale, un animale eccezionale con un valore unico. Ma noi da cosa sappiamo di questo valore? I sassoni non ci hanno lasciato nulla di scritto. E allora? Beh, dobbiamo andare a cercare nelle informazioni nascoste qua e là tra le fonti. Se ci spostiamo nel mondo goto, tornando indietro di 4 secoli, ma rimanendo quindi nell'alveo del mondo germanico, ecco cosa ci racconta Amiano Marcellino. I giovani goti dovevano a loro volta affrontare e sconfiggere un orso o un cinghiale, prima di entrare a far parte della comunità degli adulti. A queste fonti così antiche si aggiungono poi quelle molto più recenti, legate ad esempio alle saghe nordiche, in cui entrano in gioco le figure notissime diventate comuni alla gran parte della popolazione, soprattutto nell'ambito fantasy, dei cosiddetti berserker. I guerrieri con la pelle d'orso, che addirittura avrebbero mutato forma nella versione più mitica e preso la forma dell'animale, o comunque avrebbero indossato la pelle dell'animale, avrebbero combattuto come l'animale, come una belva feroce, non sentendo neanche il ferro dei colpi che gli venivano inferti e bevendo tra l'altro anche il sangue dell'animale. E quindi continuiamo a vedere un filo rosso in cui l'orso rimane un punto di riferimento per delle società guerriere del mondo germanico. Società guerriere che però noi abbiamo visto nei nostri video negli ultimi mesi e piano piano si cristianizzano, piano piano si avvicinano alla vita cittadina o strutturata del mondo romano. In questo contesto rientra di nuovo l'opera appunto degli evangelizzatori, dei monaci cristiani, che se da una parte spingono Carlo Magno all'uccisione in serie degli orsi della Sassonia, dall'altro probabilmente già molto prima, con popolazioni cristianizzate in precedenza, o meno guerriere, o con strumenti più sottili, più diplomatici, avevano piano piano eroso il potere dell'orso. Ma allora a noi cosa resta nel contesto, ad esempio, longobardo, di questo potere dell'orso? Beh, ci resta pochissimo in realtà. Ci restano i nomi, l'onomastica longobarda e un piccolo trafiletto di cronaca. Parliamo prima dell'onomastica longobarda. I nomi longobardi sono nomi parlanti, sono nomi con dei significati e i moderni filologi li hanno tradotti nel nostro italiano moderno, permettendoci di comprendere cosa questi nomi dovessero significare in origine. Abbiamo già parlato dell'affascinantissimo nome di Alboino, Albuin, cioè amico degli Elfi, e non troppo tempo fa ho ricevuto una bellissima mail da un professore di origini italiane ma brasiliano che chiedeva lumi proprio sul suo cognome che aveva un'assonanza con nomi longobardi essendo Ghisolfi. Però buona parte degli antroponimi longobardi hanno spesso appunto la radice Wulf, la radice lupo. Pensiamo appunto a Gisulfo, a Aghilulfo. Cosa ci dice Franco Viccionesti della questione invece dell'orso? Il libro lo troverete in bibliografia, ha normalmente una bellissima copertina, ma per chi l'ha già visto in altri video se l'è mangiata il mio Wolfhound. Ci dice ad esempio che la radice è bera, che nel gotico era bere, ma che dà esiti in longobardo che suonano come peren, peri, pero. E quindi, tranne un'unica eccezione, biricca, che tra l'altro andrebbe forse a collegarsi con una forma gotica, i nomi longobardi legati all'orso a noi non sembrano molto ursili. Non riconosciamo ad esempio in pemmo o pemmone la radice dell'orso, ma secondo la filologia moderna in realtà quello voleva dire. Abbiamo poi periprando e quindi spada orso, spada dell'orso, orso della spada, spada e orso insieme.
E poi abbiamo il mio nome quando raramente dobbiamo interpretare dei personaggi nella finzione della Living History, che è Peresindo Peresint, che vorrebbe dire orso viandante. Abbiamo poi Perisundus, orso forte. Abbiamo anche un Periteo, orso schiavo. E poi Perwald, orso dominatore. Si potrebbe dire che però questi nomi longobardi sono legati a un'epoca arcaica e che magari il significato di questi nomi fosse andato perso molto velocemente. È possibile, non lo sappiamo, ma ci viene in aiuto la storia dell'arte, dove in un bassorilievo, già noto per altri discorsi che abbiamo fatto sul canale, appare però la firma del maestro e dell'esecutore. E questo maestro si chiama Ursus. E infatti c'è scritto Ursus fecit. Abbiamo dei duchi che si chiamano Orso, a dimostrazione quindi che anche mentre proseguiva il passaggio linguistico dalla lingua longobarda e dai nomi longobardi a quelli latini, la figura dell'orso continuava a essere importante. Il passaggio di cronaca di cui vi parlavo prima viene dalla cronaca di Novalesa, che è una cronaca di XI secolo che racconta le storie che hanno riguardato in qualche modo il monastero benedettino omonimo dalla fine del primo quarto dell'VIII secolo appunto all'undicesimo. All'interno di questa cronaca troviamo un episodio, viene raccontato uno dei banchetti di Carlo Magno divenuto re d'Italia. Ecco che in questo banchetto viene citata la presenza dell'orso come carne da consumazione proprio per il banchetto regale e futuro imperiale. Di conseguenza una carne degna di un re. Ricordiamo poi che sempre in episodi come questo, in cui vengono raccontati i banchetti, sarà lo stesso Carlo, ad esempio, a riconoscere dal numero di ossa lasciate sotto il tavolo il fatto che, sotto mentite spoglie al suo banchetto, ci fosse il figlio dell'ultimo re longobardo che era venuto, aveva dimostrato con la sua fame di essere un re e poi però era fuggito perché non aveva le forze per riconquistare il regno. Quindi questi racconti nascondono un simbolismo molto forte, il fatto che in un convivio così importante, così simbolico, venga citato l'orso come pietanza, non poteva non avere un significato. Ecco che finalmente possiamo agganciarci a un dato di cultura materiale, quella che tanto piace alla Fara. Ce l'avrete già sentito dire, in uno dei castra che Paolo Diacono cita in relazione alla sortita avara del VII secolo, in particolare in quello di Artegna, questo è il suo nome moderno, sono stati portati avanti degli studi che hanno dimostrato come all'interno della dieta degli abitanti del castrum fosse presente anche la carne di orso. Quindi possiamo unire il simbolismo della cronaca, che è volutamente evocativa, a un dato di cultura materiale. L'orso si mangiava, e si mangiava in un contesto militare come un castrum, ma si metteva anche nella narrazione che andava a definire i caratteri di un re. Da questo momento in poi, però, da questo VIII secolo, vediamo progressivamente declinare l'importanza dell'orso, proprio in misura invece dell'accettazione di questa nuova civiltà che si stava creando, unendo la radice romana a quella germanica e che poi diventerà la cultura medievale pienamente detta che noi conosciamo, quella stessa cultura che irrigimenterà la violenza del guerriero germanico nello spirito cavalleresco e che porterà appunto a sostituire l'orso e i suoi antichi culti, i suoi strani significati, il suo peso simbolico con il più gestibile e lontano leone. Se l'argomento di oggi vi ha interessato molto, vi consiglio due libri. Uno appunto è L'orso. L'altro contiene due saggi molto interessanti ed è Il bosco nel Medioevo. Ci sono due saggi sull'orso, uno in particolare sull'orso nel mondo classico. Il monografico è particolarmente affascinante per chi abbia a cuore gli svarioni linguistici. Vi lascio proprio con questa chicca, cioè sul fatto che l'orso nelle lingue indoeuropee e non solo, ma nelle lingue del continente europeo, ha spesso un significato che poi magari è stato perso nelle epoche storiche. Non pensiamo appunto che la radice indoeuropea arctos venisse compresa da chi poi la utilizzava nel greco per dire in epoca storica, però comunque era il distruttore di favi e vale tanto per la
radice arzio, che per quella arctos, che per l'artù celtico. Sì, sì, proprio re artù. E nel mondo germanico ovviamente la radice è quella che dà origine a quello di cui abbiamo parlato con i Longobardi, ma che nel grosso delle lingue germaniche mantiene come lingua lettera iniziale la B, e quindi abbiamo Ber, e quindi Berna, Bjorn, il Bruno. Nelle lingue slave abbiamo tutte le derivazioni e le varie versioni, ad esempio del medved, cioè il mangiatore, il ladro di miele. Il lituano Loki sta a significare il leccatore, mentre ad esempio per i lapponi è il nonno della foresta. Quindi sempre dei significati che vanno a descrivere l'animale. Sono nomi che danno una certa importanza alle caratteristiche dell'animale stesso. Come vi ho detto, questo era un video un po' diverso dal solito, però se vi fosse interessato fatecelo sapere perché è chiaramente un esperimento. Vi piace questo tipo di video? Ne vorreste di più approfonditi, di più vasti? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto grazie e mandi!